La radice è la parte sotterranea della pianta. Le radici crescono verso il basso, nel terreno, e si ramificano. La loro crescita è continua e si ferma solo quando ci sono condizioni sfavorevoli. La radice ha il compito di dare stabilità alla pianta, fissandola nel terreno in modo da poter assorbire l'acqua e i sali minerali. La prima radice della pianta, che si sviluppa durante la germinazione del seme, è detta radichetta. Questa si allunga fino a formare la radice primaria, dalla quale, solo in un secondo momento, si formano le varie radici secondarie. Le radici possono assumere forme diverse legate ai compiti in cui sono specializzate. Nelle radici a fittone è presente una grossa radice principale, da cui partono radici laterali molto più sottili. Quindi la radice primaria cresce di più di quelle secondarie. A volte funzionano da organi di riserva, come nel caso della carota. Poi ci sono le radici fascicolate. Queste formano un fascio di radici che hanno più o meno le stesse dimensioni. Un esempio è la pianta dell'aglio. Invece le radici a tubero sono vistosamente ingrossate perché contengono una gran quantità di sostanze di riserva che vengono immagazzinate sotto forma di amido. Infine ci sono le radici avventizie aeree che si formano su organi della pianta che fuoriescono dal terreno. Un tipico esempio sono l'edera, l'orchidea o anche le liane della giungla. Se si osserva una radice al microscopio, si nota che in prossimità della parte finale, chiamata zona di assorbimento, sono presenti cellule mature che assorbono acqua e sali minerali. Si osservano inoltre dei peli lunghi e sottili, detti peli radicali. Questi sono estroflessioni dell'epidermide, che aumentano la superficie a contatto con il terreno, facilitando così il processo di assorbimento. Invece, la parte terminale, chiamata apice radicale, è priva di peli radicali ed è formata da cellule che si moltiplicano e permettono alla radice di continuare a crescere. Per questo, la parte terminale è ricoperta da un cappuccio chiamato cuffia radicale, formato da uno strato di cellule morte, che protegge la zona di accrescimento e controlla la direzione e la velocità di crescita. Se si taglia una radice trasversalmente, si vede che è composta da 3 parti. Una esterna, l'epidermide, una intermedia, la corteccia, ed una interna, il cilindro centrale. L'epidermide è lo strato superficiale che ricopre la radice e serve per proteggerla e per assorbire. La corteccia è lo strato posto tra epidermide e cilindro centrale. Ha una funzione di sostegno e le sue cellule, che sono prive di clorofilla, hanno la funzione di conservare sostanze di riserva. Il cilindro centrale è la parte più interna della radice, dentro cui scorrono i vasi conduttori, che portano il nutrimento dalla radice al fusto e viceversa.